Guarda questi due zoom, hanno lo stesso punto di partenza e arrivo, stessa durata. Uno sembra fatto da un principiante, l'altro da un professionista. La differenza non è la velocità, è la curva. Se hai già usato lo zoom in CapCut, forse hai usato la solita impostazione lineare. Funziona, ma il tuo occhio la riconosce come artificiale, anche se non sai spiegarne il motivo. In natura non si muove niente a velocità costante. Un oggetto che accelera parte piano e prende velocità. Uno che si ferma rallenta prima di fermarsi. Il Cubic Ease imita proprio questa dinamica. Tra un attimo ti spiego come inserirlo, ma prima vediamo perché funziona, così lo riconosci subito. Non vale solo per lo zoom. Alla fine di questo video ti spiego su quali altri elementi applicarlo, per evitare l'errore più comune che vedo nei canali piccoli. Entriamo in CapCut. Per prima cosa ti serve un movimento con due keyframe, il punto di partenza e un secondo keyframe dove applichi lo zoom in o lo zoom out. Se hai già uno zoom impostato sulla clip, questi due keyframe li hai già. Ora clicca col tasto destro del mouse su uno dei due keyframe e dal menu che si apre selezioni Show Variable Speed Animation. Si apre una nuova finestra e in alto a destra c'è un'icona con una curva. Cliccala, si apre il pannello con tutte le curve disponibili, tra cui Cubic Ease. Clicchi su Cubic Ease e nel grafico vedi la curva applicata automaticamente al movimento tra i due keyframe. Chiudi il pannello e guarda l'effetto. Lo stesso zoom di prima, ma ora parte piano, accelera al centro e rallenta prima di fermarsi. Puoi usare Cubic Ease per il 90% dei casi e l'impostazione con la transizione più naturale e meno vistosa. Circular Ease è più aggressiva, la uso solo per zoom molto rapidi dove voglio un effetto più marcato. Se il tuo movimento ha più di due keyframe, tipo entra, rimane, esce, devi ripetere questo passaggio per ogni coppia di keyframe della sequenza, non solo sulla prima. Se lasci anche solo una coppia lineare in mezzo, l'occhio percepisce un salto di ritmo, anche se le altre sono curve. Ora è la risposta su come applicare lo zoom con la curva Cubic Ease, ma se vuoi capire perché questa impostazione cambia la percezione di chi guarda, e non solo per lo zoom, resta ancora un attimo. Ti avevo detto che non vale solo per lo zoom. La cosa interessante è che il Cubic Ease funziona su qualunque keyframe, posizione, opacità, rotazione. L'errore che vedo più spesso nei canali piccoli è applicarlo allo zoom e dimenticarsene su tutto il resto. Si producono video dove un movimento è fluido e tutti gli altri sono meccanici, e la differenza si nota di più rispetto ad avere tutti gli zoom lineari meccanici, perché il cervello percepisce l'incoerenza come poco professionale. Quindi la domanda che devi farti non è dove metto il Cubic Ease, ma dove non l'ho ancora messo. Fai una verifica veloce sul tuo ultimo video, controlla ogni keyframe, posizione, opacità, zoom e applica Cubic Ease dove manca. 5 minuti di lavoro e noterai una grande differenza, molto di più di quanto sembra da questa spiegazione. Se vuoi la lista degli errori di editing più comuni che vedo nei video dei creator, la ricevi gratis iscrivendoti alla newsletter. Il link è in descrizione. E per far sembrare i tuoi video più professionali, nel prossimo video ti mostro le animazioni del testo che puoi aggiungere facilmente.